Probabilmente se al mattino, anziché leggere le notizie, facessi il sudoku oppure leggessi i fumetti, non mi andrebbero per traverso i biscotti. Cosa è successo? È successo che questa mattina stavo leggendo come sempre le notizie di settore, che poi sono quelle che periodicamente ti riporto quando c'è qualcosa di interessante, ed ho trovato delle informazioni relative a due aggiornamenti innovativi, cito testualmente, di Microsoft, uno per Windows 10, l'altro per Windows 11. E allora sono andato a leggere i dettagli di questi aggiornamenti e il biscotto non è che mi è andato per traverso, ma è proprio uscito dalle orecchie. Perché? Te lo spiego subito. Ti senti pronto? Iniziamo. Molto spesso mi sorge il dubbio di trovarmi in una lunghissima, eterna candid camera oppure di essere l'inconsapevole protagonista proprio del Truman Show. È evidente infatti a quanto leggo che ogni volta che Microsoft approccia un nuovo cliente, il suo pensiero deve essere un qualcosa di molto simile a Ehi papà, guarda, un pollo! Eh sì, perché gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 e di Windows 10 contengono un qualcosa di veramente surreale. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. E partiamo proprio dalla prima importantissima innovazione introdotta dall'ultimo aggiornamento di Windows 11, ovvero la pubblicità nel menu Start, cosa che già farebbe ridere di per sé se non ci fosse alle spalle un retroscena ancora più eclatante. Ma leggiamo l'articolo. Windows 11, l'aggiornamento KB 5036980 introduce le pubblicità nel menu Start. Se scendiamo un pochino più in basso, leggiamo che il download del nuovo aggiornamento cumulativo bla 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 per Windows 11 appena rilasciato da Microsoft è opzionale, ma attenzione al fatto che sia opzionale perché, contrariamente a quello che c'è scritto in questo articolo, come vedremo, introduce anche delle importanti correzioni e patch per dei problemi precedenti. Considerando qual è la più importante tra le novità introdotte, dice l'articolo, ovvero l'aggiunta delle pubblicità nel menu Start per le applicazioni di terze parti, molti utenti sceglieranno di rimandarne il download. Il pacchetto è destinato alle ultime due versioni di Windows 11, ovvero la 23H2 e la 22H2, e le porta rispettivamente alle build 22.631.3527 e 22.621.3527. I fix contenuti saranno presenti anche nel Patch Tuesday di maggio, che sarà rilasciato nelle prossime settimane. Proseguendo nella lettura, l'articolo ci mostra come appare questo aggiornamento, ma lo vedremo insieme tra un attimo, anche perché è possibile effettuare l'aggiornamento disattivando la funzione relativa alle pubblicità e quindi lasciando il menu come prima. E inoltre ci mostra come diventa la parte recommended, che normalmente su un PC ben configurato dovrebbe apparire completamente vuota, viene invece riempita di pubblicità che spingono a provare ed acquistare altri software. Ed infatti l'articolo ci spiega che in questa maniera Microsoft ha trovato un altro modo per monetizzare attraverso il sistema operativo, guadagnando dalle sponsorizzazioni di software altrui. La novità potrebbe non comparire subito per tutti, ma l'aggiornamento KB bla 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 di Windows 11 la abilita e dunque è lecito attendersi di vedere le pubblicità comparire sul proprio schermo da un momento all'altro. Ma c'è anche un altro motivo per cui questo gesto di Microsoft si rivela un autogol clamoroso. Si tratta di una ragione squisitamente tecnica. Per capirla a fondo dobbiamo andare a leggere il social network più noioso del mondo, ovvero X o Twitter, che dir si voglia. Se infatti andiamo a leggere quello che scriveva già il 9 aprile e quindi prima che uscisse questo aggiornamento, questo signore che risponde al nome di Andy Young, che per intenderci non è un perfetto sconosciuto, ma si tratta di uno degli sviluppatori di Windows 11 stesso e quindi ha lavorato in Microsoft per molti anni, nel suo tweet si chiede: il menu di Windows 11 è tragicamente pessimo.
Questa macchina ha un processore i9 da $1.600 e 128 GB di RAM e la performance che ottiene con il menu di Windows 11 è solitamente questa e ci mostra la lentezza con cui si aprono le applicazioni sulla sua macchina e conclude chiedendosi: ma cosa sta succedendo a Redmond, ovvero la sede di Microsoft? E direi che la sua domanda è più che lecita, ma a questo punto andiamo a vedere come ti consiglio di comportarti con questo specifico aggiornamento. Tanto per cominciare dovremo portarci in basso nel menu Start, aprire la sezione relativa alle impostazioni e sulla parte sinistra andare ad aprire Windows Update. Una volta aperto, se sulla tua macchina dovesse essere disponibile l'aggiornamento, lo troverai in questo formato qui, ovvero con la necessità di cliccare manualmente, essendo facoltativo, sul pulsante scarica e installa se vorrai installarlo. Il mio consiglio generale, dato che questo aggiornamento non va solo ad aggiungere le pubblicità ma risolve anche dei piccoli problemi creati da aggiornamenti precedenti che erano difettosi, è quello di installarlo, salvo poi andare a rimuovere manualmente, come vedremo tra un attimo, le pubblicità. Una volta installato l'aggiornamento, per rimuovere le pubblicità ci basterà tornare nuovamente sul menu Start, scegliere nuovamente la voce Impostazioni, andare questa volta su Personalizzazione e quindi scegliere Start. Una volta aperto Start ti suggerisco di scegliere la voce predefinita oppure altri elementi ancorati, escludendo sicuramente altri elementi consigliati, e fatto questo andare a disattivare questa voce qui, quella che dice mostra consigli per suggerimenti, collegamenti, nuove app ed altro ancora. In questo modo eviterai, oltre che di andare ad appesantire il menu Start, anche di essere ulteriormente profilato per quanto concerne la pubblicità. E veniamo a Windows 10, perché se Atene piange, Sparta non ride, e purtroppo ce n'è anche per lui. Quello che leggiamo infatti è che per Windows 10 è disponibile l'aggiornamento KB 5036979 che spinge gli utenti ad utilizzare gli account Microsoft e per di più, aggiungo, in maniera abbastanza subdola. Infatti, i tanti utenti fermi ancora a Windows 10 possono ora scaricare l'aggiornamento KB bla 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 appena rilasciato da Microsoft. Si tratta anche in questo caso di un aggiornamento facoltativo, tuttavia le novità introdotte saranno comunque contenute successivamente nel Patch Tuesday in arrivo nella seconda settimana di maggio. Il pacchetto di oggi porta la versione 22H2 del sistema operativo alla build 19045.4355. Il cambiamento più importante tra quelli introdotti è relativo all'applicazione Impostazioni. Come vediamo più in basso, infatti, chi utilizza il PC con un profilo locale vedrà comparire un avviso per la creazione di un account Microsoft, senza il quale non potrà accedere a funzionalità come il backup dei file e delle immagini su OneDrive. Neanche a farlo apposta, proprio pochi giorni fa avevamo parlato di tutti quanti i motivi per cui non ti consiglio di utilizzare un account Microsoft. Nel caso in cui ti fossi perso il video, te lo lascio linkato qui in alto, ma nel frattempo andiamo a vedere come è possibile disabilitare questo messaggio e continuare ad utilizzare il nostro computer Windows 10 esattamente come abbiamo fatto finora. Naturalmente anche su Windows 10 la procedura per andare a verificare gli aggiornamenti è esattamente la stessa, e quindi aprire il menu Start, cliccare sulle impostazioni e successivamente portarsi in basso su aggiornamento e sicurezza. Ed ecco qui come si mostra questo aggiornamento sui sistemi Windows 10. Naturalmente anche qui c'è la possibilità di cliccare sul pulsante scarica e installa, cosa che tutto sommato ti consiglio di fare, salvo poi andare a disattivare, come vedremo, questo fastidioso messaggio. Ed eccoci qui in Windows 10 dopo l'aggiornamento. Se infatti clicchiamo sul pulsante Start, vediamo già che per il nostro utente c'è una notifica, e se ci cliccheremo vedremo che siamo invitati ad utilizzare un account Microsoft. Per far scomparire questa e tutte le altre notifiche relative all'account Microsoft ci basterà quindi andare su Impostazioni. Una volta aperta la finestra digiteremo la parola Start nella barra di ricerca e faremo riferimento a questa voce, quella relativa alle impostazioni di Start.
Una volta aperta potremo deselezionare l'ultima voce, quella che si chiama mostra le notifiche relative all'account. Come vediamo, tornando sul menu, tutte le notifiche relative all'account sono scomparse esattamente come promesso. Cara Microsoft, non ci fai mai smettere di tribolare, ma forse, e dico forse, ti vogliamo bene anche per questo. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Francesco Sarnelli, ma non solo per essersi riabbonato al nostro canale, bensì per averlo fatto anche in veste di distinto gentiluomo. Quindi, caro Francesco, mi tolgo il cappello molto volentieri davanti a te. Ma c'è ancora un altro ringraziamento, che come sempre è quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo, non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.